Ciao, mi chiamo Caruso Colzi e oggi ti racconto il mio 2024. Iniziamo subito. Nel 2024 ho fatto decine e decine di ore di sessioni con clienti da tutte le parti del mondo. Il lavoro, in quest'anno devo dire che è andato molto bene e ho avuto diverse soddisfazioni professionali. È anche l'anno in cui ho deciso, stabilmente di trasferirmi in Thailandia e ho aperto una società che rilascia servizi alla persona e si occupa di formazione ed esperienze per la crescita personale. Questo è stato un piano di, cambiamento nella mia vita che mi ha richiesto moltissimo tempo. Tante persone mi hanno chiesto, ehm come abbia fatto a trasferirmi dall'Italia alla Thailandia e vi voglio soltanto dire che ci sono voluti praticamente 3 anni di, programmi, 3 anni di, vai e torna e ritorna e rivai e chiarimenti soprattutto legali e burocratici. Nel 2024 ho comprato una moto. Beh, insomma, non è proprio una moto, è uno scooterone molto grande, 3,50 di cilindrata e attualmente ho già fatto 8.000 chilometri su e giù per l'isola in cui mi trovo. Mi trovo nell'isola di Phuket. Ho viaggiato anche in Thailandia con la mia compagna verso nord e abbiamo percorso tanti chilometri quanti potrebbero essere i chilometri che distanziano da sud a nord la lunghezza dell'Italia. E quindi insomma sì, abbiamo viaggiato un bel po' in questa nazione. Nel 2024 ho preso 12 aerei. Sono passato in un anno dagli 8 gradi ai quasi 40 della stagione calda qui in Thailandia. In pratica son passato dal piumino da montagna al costume da mare. Questo fa sì che in un solo anno abbia visto decine di razze, sentito, decine di lingue, assaggiato centinaia di piatti diversi provenienti da culture differenti e devo ammettere che tutta questa quantità di informazioni, di diversità, mi è piaciuta davvero tanto. Nel 2024 ho pubblicato più di 60 video nel mio canale di ipnosi naturale su YouTube e siamo già a più di 200 video, dovrei dire 200 reel, sul mio canale di Instagram. Ho deciso fra l'altro, nella seconda parte dell'anno, di rendere pubblici anche tutti quei webinar che avevo tenuto come privati. Quindi nella seconda parte del 2024, ma adesso vi faccio un piccolo spoiler, anche nella prima parte del 2025 troverete davvero tanto materiale nel mio canale di ipnosi naturale su YouTube. Nel 2024 ho deciso di cambiare il sistema con cui lavoro e quindi sono passato da Windows a Mac. Ora, prima che scattino tutte quante, quella tutta quanta quella raffica di commenti: "Ah, ma hai fatto male, il Mac costa di più, costa di meno", io vi devo dire che mi sono comprato un MacBook Pro usato e sono assolutamente contento. Per adesso mi sto trovando molto bene. I miei clienti mi dicono che la voce e la qualità della videocamera sono ottimi e quindi non potevo chiedere di più. Nel 2024 ho conosciuto persone famose, fra cui voglio menzionare il bassista di Amy Winehouse che ho conosciuto tipo la settimana scorsa in un pub, così. Qua si fanno veramente tantissime, conoscenze tra le più disparate e quindi tra le persone famose si trovano anche attori, si trovano anche cantanti e via discorrendo. Però pescatori, mamme single, amanti della letteratura, poliziotti, contrabbandieri, dottori, infermieri, cuochi, chirurghi, carpentieri, pensionati, avvocati, persone che lavorano per il governo sotto copertura. Ho conosciuto veramente tantissime persone.
E questo è stata una cosa che io ho apprezzato molto, visto che sono un ragazzo che è oddio, un ragazzo insomma, il prossimo anno c'ho 50 anni, non mi considererei proprio un ragazzo. Insomma, diciamo che sono un ometto che viene da un piccolo paese in provincia di Firenze e quindi tutta la prima parte della mia vita l'ho spesa praticamente sempre con le stesse persone, con pochi scambi da un punto di vista eh, interrazziale, interculturale e solo quest'anno aver conosciuto così tante persone mi ha aiutato anche tantissimo a lavorare meglio con i miei clienti che appunto hanno provenienza delle più disparate, insomma, dal sud al nord, da est a ovest. Durante il 2024 ho parlato praticamente tutti i giorni di coscienza, di consapevolezza, di come aumentare il proprio livello di benessere nella vita. È stato un anno molto importante per me, perché poter parlare, quotidianamente di questi temi così importanti fa sì che io sia sempre più competente delle cose che porto al mondo. Chiaramente è stato anche un anno intenso e sotto certi punti di vista è stato anche un anno rischioso perché insomma guidare nel traffico thailandese non è una passeggiata, ma le scelte che ho fatto erano state pianificate già da tanto tempo e quindi mi è servito semplicemente camminare il mio percorso con i suoi giorni sì e giorni no, con gli alti e con i bassi, questa è la vita e sono arrivato fino ad oggi con, direi, molta soddisfazione. Sono contento di come avevo programmato già 4 anni fa e di come negli ultimi 3 anni si sono evoluti, le cose qui in casa mia. Devo dire che sono anche orgoglioso di quello che ho portato al mondo e del modo con cui ho comunicato i temi che ritengo essere importanti per me. È stato un anno di chiarimenti sotto moltissimi punti di vista e ho imparato tante, tante lezioni che mi permettono poi di lavorare sempre meglio con i miei clienti, ma di lavorare anche meglio con me stesso, con la mia crescita, con le mie meditazioni, con il mio approccio al cambiamento. Questo anno è stato importante perché ho imparato a rispettare i miei impegni e ho capito che riesco a rispettarli molto di più di quanto mai mi fossi immaginato. Quando mi metto qualcosa in testa so di essere efficace nel portarlo avanti, ma alcune delle sfide del 2024 sono state molto, molto intense e ho dovuto stringere i denti in alcuni casi perché è facile scivolare nel "Ah, che palle, uffa, anche oggi devo fare questa cosa". E invece no, sono stato in grado di rispettare ciò che mi ero prefisso. Ho imparato soprattutto a domandare più di una volta prima di arrabbiarmi, perché dovete capire che io qui sono uno straniero, non sono a casa mia e quindi alcuni comportamenti per me sono stati difficili da, interpretare nell'immediato. E allora ho capito che vivere in una nazione con una cultura così distante dalla mia mi dà la possibilità di mantenere alta l'attenzione alle piccole cose, al rispetto, a come si comunica, alla gentilezza che si ha nei confronti delle persone. E mi ricorda che c'è sempre tantissimo da imparare. Questo è stato un grande insegnamento del 2024 secondo me. Capire che c'è sempre tantissimo da imparare. Non si arriva mai da nessuna parte, si espande sempre di più, semmai, il nostro livello soggettivo di consapevolezza. La società che ho fondato quest'anno è una società che mi sta dando davvero moltissimi risultati e tante soddisfazioni, ma soprattutto mi sta mettendo alla prova con tutto il mondo della burocrazia, dell'amministrazione,
che, per chi mi conosce sa che detesto ferocemente, mi sembra tutta una lungagnagine, mi sembra tutta un prendersi in giro, però attraverso la burocrazia, l'amministrazione e il comprendere come far funzionare una società, perché io sono il CEO di Not to Duality, e attraverso questo percorso ho anche in parte rivalutato la nostra bella Italia, sia nel bene che nel male. Vi ricordo, come dico anche a tanti miei colleghi, non esiste il posto perfetto, il paradiso fiscale di cui tanto si parla, ci sono sempre dei pro e dei contro e fare una scelta che sia perfetta è praticamente impossibile. Quindi diciamo che l'aver aperto una società, vedere dei risultati, notare che i miei clienti si sono trovati bene con i servizi che eroghiamo e aver visto che in qualche modo, anche attraverso l'aiuto di alcuni professionisti che ho scelto, riesco a portare avanti il mio compito, mi dà tantissima energia, mi dà tantissima soddisfazione, ma mi fa anche pensare in maniera positiva per il prossimo anno. Come vi dicevo prima, essendo uno straniero, quest'anno per me è stato un anno intenso per la lingua. I miei amici mi hanno sentito parlare con la mia compagna, mi hanno detto: "Ma caspita, ma tu parli il thailandese?" No, come si dice da qui, da queste parti, ni noi, un pochino, strizzando un po' l'occhio a tutto il nostro gesticolare italiano per farsi capire. Però mi è servito molto, perché mi ha riportato in una condizione di, tra virgolette, "disagio", di non saper comunicare esattamente come comunico in italiano e quindi mi ha fatto riapprezzare l'essere diretto, ma non tradire il rispetto che si ha con questa direttività, con questa direzionalità delle cose. Essere, molto schietti nel comunicare ciò che sentiamo, ma senza mai mancare di rispetto alle persone. Insomma, è stata anche questa una vera e propria sfida quotidiana che a tuttora, vi devo dire, mi prende molte energie, perché parlare il Thai non è una passeggiata. Però ha fatto sì anche che io praticamente in maniera quotidiana parlassi inglese e il 2024 mi ha visto crescere tantissimo da un punto di vista dell'inglese, tant'è che il mio modo di pensare anche è cambiato rispetto al, linguaggio. Nel 2024, ho ideato e poi prodotto e messo, all'opera, il mio corso di meditazione pratica. Era da tanto tempo che mi stavano chiedendo di, produrre un corso di meditazione, non mi sono mai sentito all'altezza e poi attraverso gli studi che ho fatto e alcune certificazioni che mi vedono, insomma, come istruttore di meditazione, ho preso il coraggio in mano e ho dedicato qualche mese di tempo per la didattica di questo corso. Devo dire che ho avuto molto successo, il corso di per sé ha avuto molto successo, già tante persone stanno usufruendo dei risultati che ottengono quotidianamente e per me è stato importante perché ho disegnato un percorso che sia facile da comprendere anche per noi occidentali e quindi lontano dalle tradizioni orientali, lontano da tutti questi dogmi religiosi, ma dritti al punto e molta, molta pratica. È stata una sfida, però mi sento di dire che l'ho vinta, a pieno titolo. Durante quest'anno poi ho insegnato chiaramente anche PNL, coaching, ho insegnato paradigmi ipnotici. I miei corsi, quelli che trovate insomma anche sul mio sito www.carusocolsi.com, hanno aiutato un sacco di persone. Mi sono accorto che tanti hanno acquistato webinar, corsi, più o meno strutturati, però poi dopo qualche settimana mi mandano dei messaggi di ringraziamento e questa è una cosa che mi fa davvero tanto, tanto, tanto piacere. Quest'anno praticamente sono 20 anni che io lavoro nel mio settore e insomma
mi commuove sempre tantissimo quando faccio parte dei risultati dei miei clienti, perché vedo il loro impegno, ma son contento, no, di battermi un po' la mano sulla spalla e di dire: "BravoCherusino, che hai fatto insomma hai dato degli strumenti che possono agevolare la vita agli altri." Ora, mi verrebbe da dirvi che cosa accadrà il prossimo anno. Molto stringatamente dovrei rispondere: "Non lo so", perché ogni giorno in realtà è un'incognita. Il fatto è che ho già in programma a fine gennaio di riprendere in mano il corso di meditazione pratica. Ho già delle richieste, ci son già degli iscritti alla nuova classe e quello sarà, diciamo, il punto che io tengo come ancoraggio, perché durante tutto gennaio sto lavorando per la chiusura di alcuni casi che avevo aperto nell'estate del 2024 e son convinto che dopo la chiusura di questi casi avrò abbastanza tempo per finalmente, fare entrare altri clienti, perché come sapete ho fatto una scelta molto pericolosa, cioè io lavoro con pochi clienti e cerco di lavorare il meno possibile durante la giornata, perché ritengo che il mio lavoro non si possa fare 8, 10 ore tutti i giorni. So che alcuni dei miei colleghi lo fanno, ma io continuo a dire che se lavorate 8, 10 ore tutti i giorni con questo lavoro, o uscite fuori di testa, oppure comunque standardizzate tutti i percorsi dei vostri clienti e quindi non restituite realmente una crescita che è loro, che è soggettiva, non restituite dei veri e propri risultati nella loro vita. Il fatto di lavorare con pochi clienti però chiaramente mi dà anche dei vantaggi. Uno di questi è seguire bene i clienti che hanno deciso di lavorare con me, le persone che mi vogliono seguire e soprattutto mi dà molto tempo per strutturare bene i percorsi, cosa che invece se non si ha tempo si corre il rischio di cascare dentro le tecniche e quindi si invitano i clienti in sessione, ma poi si svolgono semplicemente delle tecniche senza ascoltare la vera esigenza della persona che è lì presente. Ci saranno sicuramente, nel 2025 delle novità che riguardano i video e la pubblicazione dei video sarà sempre più sostanziosa. Qualcuno mi ha detto: "Caruso, tu dalla seconda metà del 2024 hai messo dei video che sono molto lunghi, che durano 1 ora, che durano 1 ora e mezzo. È difficile, seguirti." Sì, però signori, se dobbiamo parlare di cose importanti e sostanziose, è inutile che io spezzetti quei video in 3 minuti o che faccia dei reel, perché se no cadiamo sempre nella trappola che si può fare tutto in poco tempo. No, il tempo ci va e come, ma di questo ne ho già parlato in alcuni dei video che ho rilasciato nel 2024. Nel 2025, almeno per i primi 3 o 4 mesi, noterete che troverete nel mio canale di Ipnosi Naturale su YouTube moltissimo materiale che ha a che fare con webinar e spiegazioni dense di significato, delle quali praticamente nessuno parla se non a livello, come dire, professionale. Vuol dire che i video che ho rilasciato servono per professionalizzare qualcuno? No, non era quella l'intenzione, però quantomeno di portare qualcosa al mondo, del web che non sia il classico, video delle cadute che ti fa fare un paio di risate e poi, rimane lì. Inoltre nell'area c'è la costruzione e poi la produzione, didattica soprattutto, di un corso per diventare professionisti nell'ambito del breath coaching. Quindi, se ti interessa ottenere una certificazione internazionale che ti permetta di fare e di diventare breath coach, fammelo sapere, stammi un po' alle calcagne perché arriverà, presto il momento in cui, insomma, vi parlerò anche di questo progetto. Però siccome è un progetto grande
per adesso è ancora nell'aria, devo vedere un po' nel 2025 come andranno le cose. In generale, il 2024 per me è stato un anno veramente denso di tante cose. Posso ringraziare praticamente tutte le persone che mi hanno aiutato acquistando i miei corsi, venendo alle sessioni, partecipando ai webinar, sostenendomi con i commenti e con i like ai miei video. Devo ringraziare tantissimo, del supporto anche emotivo e morale, tante persone che dopo aver fatto dei corsi con me, mi hanno mandato delle mail meravigliose che continuano a stare con me nel mio cuore e mi fanno capire che sto lavorando bene. E in generale voglio ringraziare tutte quelle persone che mi stanno scegliendo come operatore. Ecco, penso di avervi detto più o meno tutto del 2024. Questo era, secondo me, un video un po' informale rispetto a quegli altri. Ho ancora la mia maglietta con il logo di Ipnosi Naturale, alla quale sono molto molto legato. A me non resta altro che augurare a tutti voi una buona fine, ma un miglior principio, un 2025 felice e ricco di belle esperienze formative. Se volete più informazioni riguardo me, sapete che il mio sito internet è www.carusocolzi.com e a me non resta altro che augurarvi una buona serata e ci vediamo al prossimo video. Grazie di aver ascoltato fino a qui.